L'Italia è sicuramente un paese molto attivo, diciamo abbastanza attivo nella ricerca sulla fusione, partecipa ovviamente, alle ricerche europee sulla fusione, in particolare il consorzio europeo, si chiama Eurofusion e l'Italia è membro, di questo consorzio e io in particolare, e come altri ricercatori italiani ed europei, lavoriamo, e ricerchiamo, anche attraverso e grazie i fondi che arrivano da questo consorzio. E quindi come si colloca più in generale o più nel particolare, oltre a lavorare e a ricercare in questo consorzio, l'Italia ha anche un altro progetto molto importante che si chiama DTT, che è un altro tokamak che, verrà costruito vicino a Roma, a Frascati. Anche questo, diciamo, ha obiettivo quello di entrare in funzione nel 2026, quindi di nuovo siamo abbastanza vicini. Non sarà un tokamak come ITER, quindi non avrà l'obiettivo, di produrre energia, da fusione, sarà invece un tokamak che vorrà andare a ricercare, in particolare quello che dicevamo prima, quindi che mi occupo, diciamo, se vogliamo un pochino più io, quindi l'interazione tra, il plasma, e la parete solida che lo contiene, quindi la parete, la camera della macchina. Come potete immaginare, dicevamo prima, centinaia di milioni di gradi, quindi avere delle particelle a centinaia di milioni di gradi significa con importante energia cinetica che arrivano su un materiale solido, può ovviamente, creare molti problemi, sia dal punto di vista del materiale che per contaminazione del plasma stesso, dovuto all'erosione, ad esempio, dei materiali, della parete, anche creare problemi al plasma. Quindi ecco, DTT, è un acronimo che sta per Divertor Tokamak Test, avrà proprio lo scopo, di studiare questi fenomeni. Benissimo, questo è una bella panoramica dell'Italia da un punto di vista della roadmap internazionale. Però appunto, come dicevi prima, la roadmap internazionale ha proprio l'obiettivo di guadagnare conoscenza dalla ricerca e quindi di stimolare gli investimenti privati. Ora, Anche. volevo capire come si colloca l'Italia anche da un punto di vista di investimenti privati e anche in generale poi, a che punto siamo, sulla fusione nucleare dal punto di vista di aziende private. Sì, questo è un argomento molto recente, diciamo, sono proprio negli ultimi anni che ci sono state diverse start-up, se vogliamo chiamarle così, che hanno iniziato ad investire, nella fusione nucleare. Per l'Italia abbiamo sicuramente Eni, che partecipa, con un ingente di capitale di investimento sia in un progetto privato, che è insieme a una startup dell'MIT di Boston, questo per studiare un prototipo di reattore che funzioni, dicevamo ITER in generale, i tokamak funzionano con magneti raffreddati all'elio liquido. Ecco la startup dell'MIT, vuole invece mostrare la possibilità di avere un tokamak che funzioni a magneti che lavorano a più alte temperature, quindi, per le quali non c'è bisogno di raffreddare tutto il sistema a una temperatura bassa, così bassa come quella dell'elio liquido. D'altra parte Eni investe anche, in un altro progetto nel progetto di cui parlavamo prima, quindi in DTT, e invece quindi si colloca più, se vogliamo, nella roadmap internazionale. Dicevamo prima, ultimi anni diverse start-up private, ad oggi ci sono in Inghilterra, ad esempio, c'è una in realtà il sito nel quale verrà costruita la macchina si trova in Inghilterra, ma l'azienda è canadese, la startup è canadese. Abbiamo General Fusion, Tokamak Energy, abbiamo anche, un'altra startup che, vuole provare a sfruttare una tecnologia completamente diversa, una geometria completamente diversa, quindi, 2 fasci contropropaganti di plasma che si scontrano in un cilindro, invece che appunto la geometria a forma di ciambella di cui parlavamo prima. Quindi ecco sì, ci sono diverse startup private, stanno venendo fuori in questi anni. Ehm, Al momento penso di poter dire che siano sicuramente un bene, nel senso che è sicuramente un bene che ci siano, ricerche anche parallele rispetto a quelle della roadmap più internazionale, quindi del progetto di JET, di ITER e di quello che sarà il prototipo di reattore che si chiama Demo. D'altra parte appunto stiamo parlando di startup appena nate, quindi penso sia prematuro poter parlare concretamente di progetti, come dire, industriali nel breve periodo, ecco.